Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul canale di Tyrell Academy. Oggi affronteremo un argomento molto discusso, ovvero il sistema pensionistico italiano gestito dall'INPS e il suo paragone con lo schema Ponzi. Cercheremo di capire se questo confronto ha delle basi reali e quali potrebbero essere le conseguenze per le nostre pensioni future. Bene, mettiti comodo e ci vediamo subito dopo la sigla. Partiamo ovviamente con una breve spiegazione di cosa sia uno schema Ponzi e come funziona. Uno schema Ponzi è un modello di frode finanziaria in cui i rendimenti pagati agli investitori non derivano dal profitto generato dall'operatività dell'organizzazione, per esempio tramite delle operazioni di investimento, ma dai capitali versati dai nuovi investitori che entrano a far parte del sistema. In altre parole, i capitali versati dagli ultimi investitori non vengono investiti, ma ceduti ai vecchi investitori, fingendo che siano i rendimenti ottenuti dalle operazioni di investimento. Uno dei casi più recenti e famosi è quello di Bernie Madoff, un famoso finanziere di Wall Street che ha truffato migliaia di investitori promettendo rendimenti straordinariamente alti e costanti. Solo nel 2008, dopo circa 17 anni di attività, ci si è accorti che questi profitti erano solo una finzione, in quanto finanziati dai contributi dei nuovi investitori, invece che da reali guadagni di investimento. Durante la crisi finanziaria del 2008, quando gli investitori, presi dal panico, chiedevano il prelievo dei fondi, lo schema ideato da Madoff collassò e si registrarono perdite per circa 65 miliardi di dollari. Madoff fu poi arrestato e condannato a 150 anni di prigione, dove morì nell'aprile del 2021. Ma vediamo più nel dettaglio quali sono le caratteristiche di uno schema Ponzi. La prima è la promessa di alti rendimenti. Gli ideatori degli schemi Ponzi attirano infatti gli investitori facendo leva sulla promessa di rendimenti elevati e con un rischio minimo. In secondo luogo sono alimentati dal flusso di capitale derivante dai nuovi investitori. Come abbiamo già detto, i rendimenti per i primi investitori sono pagati con il capitale fornito dagli investitori successivi, non da veri guadagni dell'azienda. Questo chiaramente crea una continua dipendenza da nuovi fondi per mantenere lo schema operativo e alimentato. La terza caratteristica è data dal fatto che gli ideatori degli schemi Ponzi solitamente tendono ad operare con un elevato livello di segretezza e complessità. Spesso occultano la natura e i dettagli delle operazioni finanziarie, anche perché spesso sono illegittime, e le informazioni fornite agli investitori possono essere confuse o incomplete. Infine, l'ultimo aspetto che accomuna ogni schema Ponzi è l'inevitabile collasso. Lo schema è destinato al fallimento perché la base di nuovi investitori necessaria per continuare a finanziare i rendimenti promessi deve continuamente aumentare ed il sistema collassa quando non è più possibile reclutare nuovi partecipanti o quando troppi investitori tentano di ritirare i loro fondi. Ma torniamo quindi a parlare di pensioni e cerchiamo di capire perché il metodo di gestione delle pensioni adottato dall'INPS può essere paragonato, sotto certi aspetti, ad uno schema Ponzi. Molto semplicemente perché l'INPS utilizza i contributi versati dai lavoratori attuali per pagare le pensioni di chi è già in pensione. Questo sistema, definito di ripartizione, potrebbe sembrare simile ad uno schema Ponzi perché non investe i fondi versati dai lavoratori per generare rendimenti futuri, che gli verranno restituiti nel momento in cui andranno in pensione, ma molto semplicemente raccoglie i contributi versati dalle persone lavorativamente attive per pagare le pensioni di chi ha già smesso di lavorare. L'analogia con lo schema Ponzi consiste quindi nel fatto che i capitali versati dai nuovi investitori, ovvero la popolazione lavorativamente attiva, vengono direttamente ceduti ai vecchi investitori, ovvero la popolazione in pensione. Ma vediamo di capire meglio in cosa consiste il sistema a ripartizione e analizziamo le differenze con il secondo metodo di gestione del sistema pensionistico, quello a capitalizzazione. Come abbiamo già visto, nel metodo a ripartizione i contributi versati dai lavoratori attivi vengono utilizzati immediatamente per pagare le pensioni di chi è già in pensione. Non ci sono risparmi o investimenti individuali che accumulano valore nel tempo, si basa semplicemente su un flusso continuo di denaro dai lavoratori correnti ai pensionati.
I vantaggi del sistema a ripartizione sono la solidarietà intergenerazionale, in quanto questo sistema promuove una forma di solidarietà tra le generazioni, dove i lavoratori attuali sostengono direttamente gli anziani, e la semplicità, essendo relativamente semplice da gestire, poiché non richiede la gestione di un fondo di investimento a lungo termine. Ci sono però degli evidenti svantaggi, primo tra cui la dipendenza dalla demografia, essendo il sistema vulnerabile alle dinamiche demografiche, come il calo delle nascite e l'aumento della speranza di vita, che possono causare squilibri finanziari, e la sostenibilità, in quanto in contesti di invecchiamento della popolazione il sistema può diventare finanziariamente insostenibile senza riforme costanti, che comportano un aumento dei contributi, una riduzione delle pensioni o un aumento dell'età pensionabile. Nel metodo a capitalizzazione, invece, i contributi versati da ogni lavoratore vengono raccolti e accumulati in un conto individuale e investiti in vari strumenti finanziari. Il lavoratore, quando andrà in pensione, si ritroverà quindi i suoi stessi soldi che ha versato durante la sua vita lavorativa, più i rendimenti derivanti dagli investimenti effettuati. I vantaggi del metodo a capitalizzazione sono una dipendenza ridotta dalla demografia, perché la propria pensione dipende direttamente dai contributi individuali e dai rendimenti degli investimenti, per cui il sistema è meno sensibile alle variazioni demografiche. Inoltre potrebbe comportare dei rendimenti potenzialmente maggiori, perché l'investimento dei capitali versati nel lungo periodo può portare a rendimenti complessivi superiori nel lungo termine, aumentando così l'ammontare delle pensioni. Ci sono però chiaramente anche degli svantaggi. Anzitutto il rischio di mercato. I capitali investiti possono essere soggetti a fluttuazioni del mercato, il che può variare il valore della pensione. Questo aspetto però può essere controllato tramite una corretta pianificazione finanziaria. Inoltre richiede una maggiore complessità e costi di gestione, in quanto la gestione degli investimenti necessita di competenze specifiche e può comportare costi di gestione più elevati. Per riassumere, quindi, il sistema a ripartizione è vantaggioso per la sua semplicità e per la solidarietà intergenerazionale. Rischia però di diventare insostenibile con il cambiamento delle dinamiche demografiche che vedremo tra poco. D'altra parte, il sistema a capitalizzazione offre il potenziale per rendimenti più elevati e una maggiore indipendenza dalle variazioni demografiche, ma comporta rischi di mercato e richiede una gestione attiva più costosa. Per quanto detto finora, il vero problema del sistema INPS e del sistema a ripartizione è quindi la sostenibilità a lungo termine. Partiamo quindi da un dato allarmante ottenuto dalle analisi Istat e che state vedendo in questo momento. Attualmente l'Italia conta circa 59 milioni di residenti, ma si prevede un calo progressivo fino a 54 milioni e mezzo nel 2050 e un calo ancora più drastico a meno di 46 milioni entro il 2080. Questo trend è il sintomo di una trasformazione più ampia e complessa, quella dell'invecchiamento della popolazione. Come vedete da questo grafico, nel 2002, raffigurato dall'area gialla, la percentuale maggiore della popolazione era concentrata tra i 25 e i 35 anni, quindi in piena età lavorativa. Nel 2022, rappresentato dall'area azzurra, la concentrazione si è spostata verso l'alto, nell'intorno di un'età compresa tra i 45 e i 55 anni, ancora in età lavorativa, ma a pochi anni dalla pensione. Il quadro più allarmante è la previsione per il 2042, in cui troviamo che la concentrazione maggiore è ulteriormente salita di età, concentrandosi tra i 65 e i 75 anni, mentre la popolazione fino a 20 anni è sensibilmente diminuita. In sostanza l'Italia diventerà un paese di anziani. Il problema è che adottando un sistema pensionistico a ripartizione, chi pagherà le loro pensioni? Per concludere quindi, l'INPS può fallire? Il futuro dell'INPS è un argomento veramente complesso. La possibilità che l'INPS possa fallire è teoricamente esclusa, poiché l'ente non può dichiarare bancarotta in senso convenzionale. Tuttavia la sostenibilità finanziaria dell'INPS è fortemente legata alle decisioni politiche e ai bilanci dello Stato, che come abbiamo visto dovranno affrontare pressioni crescenti nei prossimi anni. I governi futuri si troveranno di fronte a scelte difficili. Possono scegliere di continuare a pagare e rivalutare le pensioni, aumentando così il rischio sui bilanci pubblici, oppure potrebbero decidere di implementare riforme che potrebbero comportare tagli alle pensioni, come l'innalzamento dell'età pensionabile o la riduzione delle pensioni stesse.
Queste decisioni però, che chiaramente sono prese a livello politico, devono tenere conto della demografia elettorale. I pensionati attuali e futuri sono di fatto la gran parte della base elettorale e quale politico rischierebbe la poltrona per fare una riforma necessaria ma che potrebbe influire negativamente sui suoi principali elettori. Su questi presupposti i governi tendono a proporre riforme ipocrite che hanno scarsi effetti sulle pensioni attuali, ma grandi effetti sulle pensioni future. I lavoratori di oggi, in particolare i giovani, attualmente pagano il massimo storico di aliquote previdenziali e quasi certamente avranno delle pensioni bassissime o nulle, sicuramente non in linea con i contributi versati. Oltre a questo c'è da considerare che le pensioni, essendo una forma di redistribuzione del reddito, contribuiscono al PIL quando vengono spese. Di conseguenza qualsiasi taglio agli assegni pensionistici non solo avrebbe impatti sociali profondi, ma potrebbe anche avere effetti recessivi sull'economia. In conclusione, la questione della sostenibilità dell'INPS è intrinsecamente complessa. Richiede un equilibrio attento tra esigenze economiche, responsabilità sociale e realtà politica, con una visione di lungo periodo che consideri sia le necessità immediate sia le implicazioni a lungo termine per le future generazioni di pensionati. Per questo motivo è fondamentale iniziare ora a pianificare il proprio futuro pensionistico, considerando strumenti come i fondi pensione o i piani di accumulo a lungo termine, e di questi argomenti parleremo nei prossimi video. Bene, siamo arrivati alla conclusione. Come avrai capito, il problema della pensione è qualcosa che tocca tutti, soprattutto, contrariamente a quello che si può pensare, i più giovani. Se hai domande o desideri ulteriori informazioni su come pianificare la tua pensione o avviare un piano di accumulo, lasciaci un commento o contattami direttamente scansionando il QR code che trovi qui a fianco e prenotando una consulenza gratuita con me. Spero che questo video ti sia piaciuto e se hai trovato queste informazioni utili lascia un like per farcelo sapere e iscriviti al nostro canale per non perdere i prossimi contenuti. Inoltre condividi questo video con chi potrebbe trarne vantaggio. Noi ci vediamo al prossimo video, a presto!